Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme la colomba classica di Pasqua. Facciamo un prefermento e poi un impasto unico, un procedimento semplice e alla portata di tutti. Il risultato è davvero straordinario. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Iniziamo a preparare il nostro prefermento, in questo caso la biga. Per preparare la biga abbiamo bisogno di una farina tecnica per colombe che ha una W pari a 400, acqua e lievito di birra fresco. Iniziamo a sciogliere subito il lievito in acqua. E ora idratiamo la farina. Quando vediamo che sul fondo della ciotola non c'è più farina e quindi la farina è stata completamente idratata, la nostra biga è pronta. Quindi ora la copriamo con pellicola, facciamo dei buchini in superficie e la lasciamo lievitare 16 ore a temperatura ambiente. Subito dopo aver preparato la biga, prepariamo il mix aromatico con miele, scorza di limone e arancia biologiche e vaniglia in polvere. Il nostro mix è pronto. Anche la ciotolina del mix la copriamo con pellicola e la lasciamo riposare in frigo per 16 ore. Dopo 16 ore di fermentazione alla temperatura di 18-20 gradi, questo è il risultato della nostra biga. E ora siamo pronti per procedere all'impasto della colomba. Ora abbiamo bisogno di farina, sempre W400, quindi farina tecnica, un uovo intero e 2 tuorli, acqua fredda, lievito di birra, un pizzico di sale, burro bavarese, zucchero, il mix aromatico precedentemente preparato e la biga. Cominciamo a sciogliere il lievito di birra in acqua. Il lievito è ben sciolto. Ora uniamo lo zucchero alle uova. Mettiamo la biga in ciotola, aggiungiamo il resto della farina e versiamo l'acqua con il lievito sciolto. Aggiungiamo la miscela di uova e zucchero
e il mix aromatico. E procediamo ad impastare a mano. Se vorrete potrete impastare con la planetaria seguendo lo stesso procedimento. L'impasto è molto morbido, vedete? Ci vogliono circa 10 minuti di lavorazione per sentire che la biga è stata completamente miscelata al resto degli ingredienti e solo a questo punto possiamo mettere il sale. E come ultimo ingrediente aggiungiamo il burro, un pezzettino alla volta. Una volta inserito tutto il burro l'ho lavorato per altri 5 minuti sbattendolo così sulle pareti della ciotola. Adesso lo lasciamo rilassare in ciotola per 5 minuti. L'impasto si è rilassato per 5 minuti e adesso noi dobbiamo ungere con del burro il piano di lavoro, perché dobbiamo laminare l'impasto per aggiungere le sospensioni, che nel mio caso sono arance candite. Mani unte con un pochino di burro e allarghiamo l'impasto. E ora mettiamo i canditi di arancia. Al posto dell'arancia potete scegliere anche l'uva sultanina piuttosto che delle gocce di cioccolato. Le sospensioni potrete sceglierle a vostro piacere. E ora ripieghiamo l'impasto. Guardate già l'aria, vedete che c'è in questo impasto, vedete questa bolla d'aria? E ora lo chiudiamo. Ho unto con del burro una ciotola pulita e ora ci trasferisco l'impasto della colomba. Copro con pellicola e lascio raddoppiare di volume. Il mio impasto alla temperatura di 24 gradi in 2 ore e mezza ha raddoppiato di volume. Ora possiamo procedere a formare la colomba e metterla direttamente nello stampo. Ungiamo di nuovo un pochino il piano di lavoro. Dividiamo l'impasto in due, una parte un pochino più grande dell'altra.
Diamo prima forma alle ali e le mettiamo direttamente all'interno dello stampo. Il mio è uno stampo da 1 chilo e poi formiamo il corpo. Allunghiamolo con delicatezza per non rovinare la lievitazione ottenuta fino a questo punto. E una volta messa la colomba all'interno dello stampo, noi copriamo lo stampo con pellicola e attendiamo che l'impasto arrivi a 1 centimetro dal bordo. La colomba è giunta a lievitazione e quindi per noi è il momento di preparare la glassa. Abbiamo bisogno di un albume a temperatura ambiente, zucchero a velo, amido di mais, mandorle tritate. Io le ho tritate con tutta la buccia e qui vedete mandorle e granella che le metteremo proprio sulla colomba all'ultimo momento. Ora con una frustina lavoriamo l'albume. Aggiungiamo lo zucchero, l'amido di mais e le mandorle. Tutti i pesi come d'abitudine li trovate scritti in info box sotto il video. Questa è la consistenza finale che deve avere la glassa. Ora la trasferisco su un sacco a poche. In 2 ore e mezza abbiamo ottenuto questo punto di lievitazione. Adesso mettiamo la glassa sulla colomba. Ora granella di zucchero e qualche mandorla. E ora cuociamo la nostra colomba in forno statico preriscaldato a 160 gradi per 50 minuti. A fine cottura facciamo la prova a stecchino infilzandola al cuore. Ecco la colomba appena sfornata. Ora, così bollente, bisogna infilzarla con degli spiedini e capovolgerla. Ora, prima di tagliare la colomba, la illuminiamo con un pochino di zucchero a velo. Così è sufficiente.
abbiamo ottenuto un impasto davvero meraviglioso. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che la mia colomba sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.